Silvia Belviso, una ricercatrice dell'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale, un istituto del CNR con sede a Tito Scalo in Basilicata. Io sono una mineralogista e mi occupo appunto di mineralogia applicata all'ambiente, di qui il brevetto. Il brevetto nasce comporta la trasformazione di uno scarto, nella fattispecie il fly ash, cioè il prodotto di scarto della combustione del carbone nelle centrali termoelettriche, in materiale utile, zeoliti. L'idea di questo brevetto nasce dal dottorato di ricerca che ho fatto qualche anno fa e poi è stata sviluppata nei successivi anni di attività. L'utilità di questo brevetto: chiaramente noi trasformiamo in modo economicamente conveniente uno scarto in un rifiuto. Perché economicamente conveniente? Perché la sintesi delle zeoliti avviene a basse temperature, mentre generalmente le zeoliti si formano ad alte temperature, e noi utilizziamo come risorsa una soluzione, l'acqua di mare praticamente, che è economicamente disponibile. Noi con il nostro brevetto abbiamo dimostrato che la quantità di zeolite, quindi la quantità di materiale di scarto che noi riusciamo a trasformare in materiale utile, è nettamente maggiore quando noi effettuiamo il processo a basse temperature e utilizzando acqua di mare. Che cosa sono le zeoliti? Perché l'utilità di questo brevetto? Perché le zeoliti sono dei minerali che esistono in natura, hanno delle particolari caratteristiche strutturali cristallografiche che le rendono particolarmente utili in diversi contesti ambientali, anche nella nostra quotidianità. In realtà sono molto utilizzate le zeoliti nei detersivi per assorbire gli odori, proprio perché hanno una superficie specifica elevata, una capacità di scambio cationico elevata, hanno dei canali capaci di trattenere diversi elementi tossici, e questo ci porta a delle applicazioni pratiche, perché noi non solo trasformiamo uno scarto come il fly ash, che per la legge non solo italiana ma per la normativa internazionale deve essere deposto in discarica, quindi noi lo trasformiamo in un materiale utile, perché durante questa trasformazione, che ripeto è economicamente conveniente, in realtà inertizziamo questo scarto, ma in più lo trasformiamo in una materia prima seconda come le zeoliti, che poi possono essere applicati per la bonifica di suoli ed acque contaminate, possono essere utilizzate nell'edilizia, nel settore dell'edilizia, possono essere utilizzate nel campo medico. A che punto è la tecnologia? La tecnologia è stata chiaramente ripetutamente validata con esperimenti di laboratorio ed esperimenti alla mesoscala. La mesoscala è quella scala intermedia tra il laboratorio e chiaramente l'applicazione reale. Il nostro passo successivo è quello di realizzare un prototipo, quindi una sperimentazione alla scala pilota che ci consenta l'industrializzazione del processo e quindi passare proprio a convertire questi scarti abbondanti in realtà in tutta Europa in materiale utile. L'aspetto economico in realtà è relativamente difficile da quantificare, perché è chiaro che il costo può essere fatto in relazione alla realizzazione del prototipo. L'aspetto commerciale, valutando il fatto che questo tipo di materiale, innanzitutto che noi convertiamo appunto uno scarto, quindi l'impatto economico è già legato al fatto che questo scarto dipende dalle varie, chiamiamole aziende produttrici di questo scarto, l'impatto economico diretto su queste aziende. Poi c'è un impatto economico che è difficile da stimare, perché queste zeoliti poi noi le possiamo applicare in diversi contesti, e questo porta a delle valutazioni difficili da operare. Certamente il costo che invece possiamo quantificare è quello legato al prototipo, che può essere realizzato anche con un solo €1.000.000, e poi questo porta all'industrializzazione senza alcun dubbio. L'idea è stata pubblicizzata ovviamente attraverso diversi canali che partono chiaramente dalla ricerca, quindi non dimentichiamo che tutta questa idea si è concretizzata, perché io resto una ricercatrice, quindi si è concretizzata in pubblicazioni scientifiche internazionali che inevitabilmente hanno colto l'attenzione del mondo, che comunque anche mondo industriale, che guarda alla ricerca e guarda la ricerca in modo un po' più attento.
Ovviamente gli altri canali hanno riguardato chiaramente tutti gli uffici del brevetto. Un contributo sostanziale è stato dato dal CNR, dall'ufficio stampa del CNR, che ha chiaramente promosso la diffusione della notizia appunto della realizzazione di questo brevetto e attraverso tutti i canali, quindi diciamo di comunicazione varia, che ha fatto ha sollecitato l'attenzione di molte aziende, alcune delle quali ci hanno iniziato a contattare proprio per poter portare avanti un discorso di collaborazione, ricerca, mondo dell'industria, proprio per poter risolvere il problema dello smaltimento di questi scarti. La cosa che ora vorrei precisare è che la tecnologia che è chiaramente frizzata in qualche modo da questo brevetto è stata ulteriormente sviluppata e attualmente noi siamo in grado di fornire anche dei materiali sempre partendo da questi scarti con delle proprietà aggiuntive che magari in una prima fase di studio non erano state valutate e che adesso sono considerate, come ad esempio le proprietà magnetiche.